Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come collegare gli ESC al Flight Controller. In questo tutorial prenderemo in esame tutti i possibili casi che possiamo incontrare, combinando tutti i tipi di ESC con tutti i tipi di Flight Controller. Partiamo dagli ESC, i modelli che possiamo avere sono solo due, ESC 4 in 1 o ESC singoli. Il funzionamento degli ESC è sempre lo stesso, l'unica differenza è che nei 4 in 1 i 4 ESC sono saldati tutti insieme nella stessa scheda. Sia i 4 in 1 che quelli singoli possono avere dei cavi per la telemetria ed il sensore di corrente. Questi due cavi possono essere rimossi senza problemi perché non sono necessari per far funzionare gli ESC. Io personalmente li rimuovo sempre. Per i Flight Controller abbiamo tre casi possibili. Flight Controller con PDB integrata e pad per gli ESC, Flight Controller con PDB integrata ma senza pad per gli ESC, Flight Controller senza PDB integrata e senza pad per gli ESC. Vediamo di capire meglio che differenze ci sono tra i vari Flight Controller, fate riferimento al manuale di istruzioni per individuare di che tipo è il vostro. Il primo caso sono i Flight Controller IO, questi Flight Controller hanno sia i pad per gli ESC che la PDB integrata. I Flight Controller con PDB integrata possono essere collegati direttamente alla batteria LiPo, in quanto hanno già il back a 5V nella scheda. Questo tipo di Flight Controller sono i più versatili, in quanto possiamo collegare ESC singoli o 4 in 1 senza particolari problemi. Partiamo collegando gli ESC singoli. Come vedete ho saldato il cavo terra nel GND, il positivo nel pad più e il cavo segnale nel pad corrispondente. Questo tipo di Flight Controller ha anche i pad per collegare il connettore XT60, in questo modo siamo pronti ad usarlo. Ora vediamo lo stesso Flight Controller collegato a degli ESC 4 in 1. In questo caso ho collegato il connettore XT60 direttamente negli ESC. I cavi segnale vanno collegati rispettando l'ordine dei motori di Betaflight, ESC numero 1 al segnale numero 1, ESC numero 2 al segnale numero 2, ESC numero 3 al segnale numero 3 ed ESC numero 4 al segnale numero 4. Come vedete per gli ESC 2 e 4 ho fatto delle piccole più lunghe, perché i fili originali erano troppo corti. Ho alimentato il Flight Controller utilizzando i cavi degli ESC, saldandoli nei pad dove prima avevo collegato il connettore XT60. Il secondo tipo di Flight Controller è quello con PDB integrata ma senza pad per gli ESC. Anche in questo caso possiamo collegare senza problemi la batteria LiPo grazie al back integrato. Iniziamo collegando degli ESC 4 in 1 a questo Flight Controller. Di solito quando abbiamo dei 4 in 1 con un FC di questo tipo possiamo fare il collegamento sfruttando i connettori nelle schede. Se ESC e Flight Controller appartengono allo stesso stack non ci sono problemi, ma se usate degli ESC con un Flight Controller di un'altra marca molto probabilmente i pinout non coincidono. In questo caso è necessario avere gli schemi e collegare tra loro i cavi motore, alimentazione e terra. Il cavo alimentazione solitamente viene chiamato VCC, BAT+, B+, o simili. Per la terra possiamo trovare GND, G o simili. Per i cavi segnale possiamo avere ESC1, M1, S1, eccetera. In alcuni casi abbiamo dei fili chiamati NC, questo significa non connesso, ovvero dei fili dove non c'è nessun input, che possono essere rimossi senza problemi. Come ho già detto, i fili corrente e telemetria possiamo rimuoverli perché non sono necessari. Quindi colleghiamo B+ con VCC, GND con GND, M1 con ESC1, M2 con ESC2, M3 con ESC3 e M4 con ESC4. Gli altri cavi li rimuoviamo. A questo punto possiamo procedere creandoci un cavo custom, saldando tra loro i due cavi e proteggendoli con il termorestringente. In alternativa possiamo usare il connettore degli ESC e riposizionare in maniera corretta i cavi. Tiriamo sulla linguetta del connettore con una taglierina, sfiliamo il cavo e lo riposizioniamo nel punto giusto seguendo lo schema delle nostre componenti. Ora vediamo di collegare questo tipo di Flight Controller a degli ESC singoli. In questo caso, visto che la scheda non ha i pad per gli ESC, siamo costretti ad usare una PDB. La PDB, abbreviazione di Power Distribution Board, serve appunto per distribuire la corrente della batteria a tutti gli ESC e al Flight Controller.
Di solito nelle PDB abbiamo anche un back a 5V e una 12V per le periferiche che non possono essere alimentate direttamente dalla batteria. Come vedete ho collegato i 4 ESC agli angoli, il connettore XT60 e i cavi TER e VCC che andranno ad alimentare il flight controller. In questo caso sto portando la tensione diretta della batteria perché il flight controller ha il back integrato. Adesso non ci rimane che collegare i cavi segnale e alimentazione al flight controller. Ancora una volta colleghiamo gli ESC rispettando l'ordine dei motori di Betaflight. Quindi colleghiamo segnale numero 1 a motore numero 1, segnale numero 2 a motore numero 2, segnale numero 3 a motore numero 3, segnale numero 4 a motore numero 4. Infine colleghiamo terra con terra e alimentazione con alimentazione. Il risultato finale sarà questo. Se usate questo tipo di flight controller, il mio consiglio è di preferire degli ESC 4 in 1, perché con quelli singoli dovete usare una PDB, aggiungendo un ulteriore stack alla build. L'ultimo caso che possiamo incontrare sono quei flight controller che non hanno né i pad per gli ESC né la PDB integrata. Questo significa che per essere alimentati hanno bisogno di 5V, perché se li colleghiamo alla batteria senza un back li bruciamo immediatamente. Il metodo più semplice per alimentare il flight controller è usare una PDB con back integrato. In alternativa potete trovare degli ESC singoli o degli ESC 4 in 1 con back a 5V integrato. Trovare degli ESC con il back integrato comunque è piuttosto raro, in quanto i costruttori, per contenere i costi, non stanno più mettendo questa componente sui loro ESC. In ogni caso, se avete degli ESC con il back integrato, una PDB è sempre necessaria. Con gli ESC singoli perché vi servono i pad per il collegamento, con quelli 4 in 1 perché vi servono dei pad per alimentare videocamera e VTX. Partiamo con gli ESC singoli. Colleghiamo come sempre gli ESC nei 4 angoli, ma questa volta saldiamo i cavi alimentazione nell'uscita a 5V. A questo punto individuiamo i pad motore e alimentazione per fare i collegamenti. In questa Matek F405 i pad sono qua sotto, quindi saldiamo 5V, terra e motori secondo lo schema di Betaflight. Su questa SP Racing F3 i pad motore sono questi qua sopra, mentre per l'alimentazione possiamo usare uno qualsiasi dei pad positivo e negativo delle file qua sotto. Il risultato finale sarà questo. Come sempre ho collegato il motore 1 nel segnale 1, il motore 2 nel segnale 2, il motore 3 nel segnale 3 e il motore 4 nel segnale 4. Per concludere vediamo come collegare dei 4 in 1 su questo tipo di flight controller. Non potendo alimentare la scheda direttamente dagli ESC, colleghiamo l'alimentazione nella PDB che provvederà a dare i 5V in uscita per alimentare il flight controller. Il risultato finale sarà questo. Come vedete abbiamo uno stack composto da 3 schede. A mio parere è abbastanza ingombrante e potrebbe non andare bene per i frame più compatti. Se avete un flight controller senza pad per gli ESC e senza PDB, vi consiglio di evitare i 4 in 1 perché potreste avere difficoltà nella build. Meglio scegliere degli ESC singoli per avere un sistema più compatto. Questo era il mio tutorial su come collegare qualsiasi tipo di ESC su qualsiasi tipo di flight controller. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete supportarmi vi ricordo di acquistare questi o altri prodotti attraverso i miei link, trovate l'elenco in descrizione. Potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.